Quando pensi alla parola potere, qual è la prima immagine che ti viene in mente? Stai parlando con qualcuno, un collega, un amico, magari un tuo superiore. A un certo punto ti rendi conto che stai aspettando il suo permesso per dire quello che pensi davvero. Aspetti un cenno, un silenzio che ti lasci spazio per intervenire e quel silenzio non arriva. Ecco, in quel momento stai sperimentando il potere. Lo stai sperimentando sulla tua pelle, ma la cosa che forse non ti aspetti è questa. Il potere che senti in quel momento non appartiene all'altra persona. Ha origine dentro di te ed è proprio questo che io oggi voglio esplorare insieme a te qui, perché se c'è una parola che crediamo di capire e che invece continua a sfuggirci ogni volta che proviamo a tenerla ferma, quella parola è potere. Alla fine di questo video avrai un'idea completamente diversa di cosa significa davvero potere. Partiremo da molto lontano e arriveremo a qualcosa di sorprendentemente vicino alla tua vita, ma cominciamo dall'inizio. Potere viene da potis esse, l'infinito di sum esse, che significa letteralmente essere in grado di. Potis in latino vuol dire chi può, chi è nella condizione di fare qualcosa. I romani quando usavano potis stavano parlando di una capacità, di qualcosa che puoi fare, di qualcosa che sai fare. Della stessa radice in possum e da possum arrivano possibile e possedere. Già qui senti qualcosa di interessante, è vero? Potere, possedere e possibile condividono la stessa origine, sono la stessa famiglia. Questo vuol dire che per i latini il potere era prima di tutto una questione di possibilità, la capacità di trasformare il potenziale in azione. Ma facciamo un passo indietro e guardiamo come questa parola si è evoluta nel tempo, perché le parole non restano ferme, si muovono, si trasformano, assorbono il mondo intorno a loro. Nel Medioevo europeo il potere è quasi sempre verticale, è Dio, il re, il papa, il signore feudale, è qualcosa che viene dall'alto e scende verso il basso. Il singolo uomo, il contadino, l'artigiano, il soldato non ha potere, ha obblighi. Il potere appartiene a chi ha il sangue giusto, il titolo giusto, la benedizione giusta, ma già nel Rinascimento qualcosa comincia a muoversi, qualcosa comincia a cambiare e la figura che meglio incarna questo spostamento è Niccolò Machiavelli. Nel 1513 Machiavelli scrive Il Principe e lo fa in un momento straordinariamente preciso della sua vita. È appena stato arrestato, torturato e liberato dai medici dopo la caduta della Repubblica Fiorentina. Ha perso tutto ed in questo stato di totale privazione sociale che comincia a scrivere il testo più influente sulla natura del potere che l'Occidente abbia mai prodotto. Quello che Machiavelli fa e che a suo tempo scandalizza profondamente è separare il potere dalla morale. Seguimi. Prima di lui chi scriveva di politica e di governo lo faceva attraverso la lente dell'etica cristiana. Il buon principe deve essere virtuoso, deve comportarsi secondo i comandamenti, deve guadagnarsi il favore di Dio. Machiavelli dice una cosa totalmente diversa. Il potere ha le sue leggi e queste leggi non coincidono necessariamente con quelle della morale religiosa. Machiavelli in buona sostanza dice che il potere esiste, funziona, si acquisisce e si perde secondo meccanismi che possono essere studiati, osservati, capiti. Eccoci al punto di svolta. Ho cominciato questo video con un'immagine, tu che aspetti il permesso di qualcun altro per dire quello che pensi. Ti ho detto che in quel momento il potere che senti non appartiene all'altra persona, ma ha origine dentro di te, te lo ripeto. Ora posso spiegarti perché. Il potere che cedi non viene preso, viene lasciato andare. È una scelta, spesso inconscia, spesso dettata dalla paura, ma è comunque una scelta. E questa è la cosa che cambia tutto se ci pensi. Se il potere è una capacità, come ci dicevano i latini con potis esse, allora la domanda non è chi ha il potere, la domanda è di cosa sei capace? Ecco, quella domanda è molto più difficile, ma
è molto più onesta, perché ognuno di noi, indipendentemente dal ruolo che ricopre, dal titolo che ha, dalla posizione che occupa, ha una capacità di agire sul mondo. E spesso è una capacità piccola, circoscritta, ma è reale ed è precisamente la capacità che ignori quando aspetti il permesso degli altri. Se ti stai chiedendo chi sono io per parlare di queste cose, te lo dico molto volentieri e lo faccio perché è rilevante per quello che ti sto raccontando. Mi chiamo Salvatore Pecorella e sono l'ideatore di questo canale che si chiama Viro Vino. Ecco, se è la prima volta che vieni qui, ti invito a iscriverti a questo canale adesso, fidati di me, è gratis, è bello, si parla di parole, si parla di cultura, si parla anche di crescita personale se vuoi. Ho passato 20 anni a lavorare nel marketing e nella comunicazione, 20 anni a raccontare storie, a costruire significati intorno a prodotti, a capire come le parole cambiano la percezione delle cose e in 20 anni ho imparato una cosa che sembra ovvia ma che in realtà è tutt'altro. Le parole non descrivono la realtà, la costruiscono. Ogni volta che usi una parola stai scegliendo come vedi il mondo e questa scelta non è mai neutra. Ecco perché mi appassionano tanto le parole nei loro significati profondi come chiave di lettura pratica della vita di tutti i giorni. Potere è una di queste parole, forse la più importante. Se ti piace questo tipo di esplorazione, il posto migliore per seguirla è qui, su questo canale. Ogni video è un viaggio dentro una parola e se non l'hai ancora fatto, iscriviti, mi aiuta a capire che vale la pena continuare. Ma parliamo un momento del potere delle parole. Seguimi bene. Negli anni 60 e 70 gli studiosi di linguistica e sociolinguistica si fanno una domanda. Il linguaggio che usiamo riflette i rapporti di potere oppure li produce? John L. Austin, filosofo britannico, in un libro fondamentale che trovi nel link in descrizione, dal titolo Come fare cose con le parole, introduce il concetto di atti linguistici. L'idea è apparentemente semplice ma ha conseguenze enormi. Ci sono enunciati che non descrivono la realtà ma la modificano. Ci sono enunciati che non descrivono la realtà ma la modificano. Per esempio, quando un giudice dice sei innocente, quella frase è un atto che cambia lo stato giuridico di una persona. Quando due persone si scambiano il consenso matrimoniale, quelle parole creano una nuova realtà legale e sociale. Austin chiama questi enunciati performativi e ci dice che il linguaggio in questi casi è potere puro. È la capacità di trasformare il mondo attraverso la parola. Questa idea è diventata uno dei fondamenti della filosofia del linguaggio contemporanea e ha influenzato tutto, dalla teoria femminista all'analisi politica, dalla psicologia alla retorica, ma quello che mi interessa di più è la conseguenza pratica. Se le parole che usi hanno il potere di trasformare la realtà, allora scegliere con cura le parole è un atto di potere. Ogni volta che parli sei in una posizione di potere o di cessione di potere. E questa non è filosofia astratta, è qualcosa che succede nelle riunioni, nelle conversazioni familiari, nei messaggi che scrivi. In italiano, potere è sia un verbo sia un sostantivo. Posso dire ho potere, sostantivo, qualcosa che possiedo, ma posso anche dire posso fare questa cosa usando lo stesso verbo in funzione ausiliare. Questa ambivalenza grammaticale è rara e non è casuale, è la traccia linguistica di qualcosa che sentivamo già a livello intuitivo. Il potere è sia uno stato che un'azione, sia una condizione che un movimento. In inglese le due cose si separano. Power è il sostantivo, can è il verbo ausiliare che esprime capacità.
In francese la separazione è ancora più netta. Pouvoir copre entrambe le funzioni, ma tende a polarizzarsi verso il sostantivo politico. L'italiano mantiene questa doppiezza in modo più naturale, e in questa doppiezza c'è qualcosa di importante. Non puoi pensare al potere senza pensare all'azione. Il potere italiano, quello della lingua, è sempre già in movimento, è sempre già orientato verso qualcosa da fare. Questo mi porta a una riflessione che voglio condividere con te e che per me è diventata una specie di bussola. Nella mia esperienza ho incontrato molte forme di potere. Ho visto il potere del denaro, ho visto il potere della reputazione, il potere delle relazioni, ho visto persone molto potenti in termini formali che però erano completamente delle cose inutili rispetto alla propria vita, e ho visto persone senza nessun titolo che muovevano il mondo intorno a loro. La differenza era nell'uso che veniva fatto della propria capacità di agire. Le persone più potenti che ho incontrato erano quelle che avevano smesso di aspettare le condizioni giuste. Non aspettavano il momento perfetto, la situazione ideale o men che mai il permesso degli altri. Agivano dentro le condizioni che avevano. Questo è il potere che i latini chiamavano potis esse, la capacità di essere, di stare in piedi, di fare quello che c'è da fare. Adesso parliamo per un momento del potere nella vita quotidiana, perché è lì che la maggior parte di noi lo sperimenta davvero, nelle piccole strutture della vita di ogni giorno. Il potere nella famiglia. Chi decide dove va in vacanza, chi sceglie cosa si mangia, chi parla di più nelle discussioni importanti, chi tace. Il potere nel lavoro, chi ha voce in capitolo nelle decisioni, chi viene ascoltato nelle riunioni, chi viene interrotto. Il potere nelle amicizie, chi propone sempre cosa fare, chi si adatta sempre, chi mantiene i contatti. Queste non sono domande banali, sono mappe del potere relazionale, e se provi a guardarle con onestà, senza autocommiserazione o senza autogiustificazione, ti dicono qualcosa di molto preciso su dove ti trovi tu rispetto alle strutture di potere che ti circondano. La cosa che ho capito nel tempo è che le strutture di potere relazionali sono quasi sempre implicite. Mi spiego. Non vengono dichiarate, non vengono negoziate esplicitamente, non vengono scritte da nessuna parte. Si formano attraverso una serie di microscelte ripetute nel tempo, che diventano abitudine, e poi aspettativa, e poi norma, il che significa che possono cambiare, perché sono fatte di comportamenti, e i comportamenti possono essere modificati. C'è una domanda che mi gira in testa da quando ho cominciato a scrivere questo video, e adesso voglio portartela direttamente. Quando pensi alla parola potere, qual è la prima immagine che ti viene in mente? Per la maggior parte delle persone l'immagine è sempre esterna. Un politico, un capo, un genitore, qualcuno che sta sopra, che decide, che comanda. Raramente la prima immagine è interna, raramente è io, la mia capacità, la mia possibilità di agire, e questo mi sembra il problema più sottile, più difficile da risolvere, più radicato nella nostra cultura. Abbiamo imparato a vedere il potere come qualcosa che sta fuori da noi, che appartiene agli altri, che dobbiamo andare a prendere o che subiamo. Ma se torni all'origine, al potis esse latino, alla radice, che parla di protezione, di custodire, quella versione si ribalta. Il potere nella sua forma più elementare è la tua capacità di essere presente, di agire, di scegliere, anche quando le scelte sono limitate, anche quando le condizioni non sono favorevoli, anche quando nessuno ti dà il permesso. Voglio fermarmi su questa parola, permesso, perché è la parola che più di tutte risolve il modo in cui la maggior parte di noi si rapporta al potere. Aspettiamo il permesso, aspettiamo che qualcuno ci dica che è il momento giusto, aspettiamo che le circostanze siano favorevoli, aspettiamo che qualcuno riconosca la nostra competenza, la nostra capacità, il nostro valore.
E nel frattempo il potere, inteso come capacità di agire, rimane in potenza. Non si realizza. La parola potenziale viene dalla stessa radice di potere. Il potenziale è letteralmente il potere che non si è ancora espresso, il potere in attesa. Quante persone vivono in modo permanente nel potenziale? Persone capaci, intelligenti, creative, piene di idee, ma in attesa del momento giusto, della condizione perfetta, del permesso che però non arriva mai. Il punto di svolta, quando arriva, quasi mai assomiglia a una conquista, assomiglia piuttosto a una decisione, a qualcosa di molto tranquillo e molto preciso. Smettere di aspettare. Il vino è l'espressione più pura del potere trasformativo. Pensa a quello che succede in una vigna nel corso di un anno. L'uva cresce, accumula zuccheri, assorbe minerali, reagisce al clima, allo stress idrico, alla composizione del terreno. È un processo in costante divenire. Poi arriva la vendemmia, il frutto viene raccolto nel momento esatto in cui la sua capacità, il suo potenziale è al culmine. Poi comincia la fermentazione e qui succede qualcosa di straordinario. I lieviti trasformano gli zuccheri in alcol, la materia si trasforma, qualcosa di nuovo viene creato da qualcosa che c'era già. Il potere dell'uva non scompare, si trasforma, diventa qualcos'altro. Poi c'è l'affinamento, il vino che riposa, in legno, in acciaio, in bottiglia. È un vino che lavora, che integra, che ammorbidisce, che sviluppa complessità. Ecco, l'attesa ha una forma, l'attesa è un'azione. Quando apri una bottiglia di un grande vino invecchiato, quello che stai aprendo è il risultato di anni di trasformazione paziente e precisa. Ogni elemento ha contribuito. Nessuno ha avuto da solo il potere di creare quello che è nel bicchiere, è sempre una relazione. Il vino è potere relazionale, è la dimostrazione concreta che il potere appartiene alla qualità delle connessioni tra gli elementi. E quando lo bevi stai ricevendo tutta quella trasformazione, stai ricevendo il risultato di un potenziale che si è realizzato. Sono quasi alla fine. Non ti preoccupare, però aspetta perché ancora il video non è finito. Voglio lasciarti con l'ultima cosa. Nel corso di questo video ho fatto un viaggio attraverso l'etimologia, la storia, la filosofia, la cultura, la vita quotidiana. Ho cercato di mostrarti che potere è una parola semplice, che però nasconde dentro di sé una complessità straordinaria, meravigliosa, enorme, gigantesca, ma alla fine quello che mi rimane sempre è la sua forma più elementare. Potis esse, essere in grado di, è la domanda più onesta che puoi porti. Di cosa sei in grado? Cosa sei in grado di fare adesso, nelle condizioni in cui sei, con quello che hai? Perché la risposta non è mai la risposta che ti aspetti. È quasi sempre più grande e se stai aspettando che qualcuno te lo dica, che qualcuno ti confermi che sì, puoi farlo, sei pronto, è il momento giusto, allora io te lo dico qui adesso, da qui, da Viro Vino. Il permesso non arriverà, il permesso non esiste, c'è solo la scelta di agire o di non agire e anche quella è una forma di potere se ci pensi. Se questo video ti ha fatto pensare, il modo più semplice per dirmi che vale la pena continuare è iscriverti al canale. È un gesto piccolo, gratuito, ma è un gesto bellissimo per me, perché ha un valore concreto, un peso reale. Nel frattempo guarda questi 2 video per capire come le parole agiscono nella nostra vita e come ci trasformano.